A pulce. C'è stava una volta, un re in un regno, che teneva una figlia di nome Viola. Questa non si voleva sposare, perché non voleva fare la vita da sposata, ma voleva essere libera e fare quello che voleva. Un giorno, mentre stava in dei giardini del castello, una pulce si è azzeccata in dei rine viola. La principessa non se ne accorgette, ma si indette sull'uno pizzico. A dopo poco tempo, la pulce ha cominciato a crescere fino a diventare grossa, quando la schiena ressa. Allora il re ricetta a tutto il regno: chi riesce a capire che tiene figlia e riesce a fare sta bonnata voce, si può sposare con essa. Tanta uomini venettero al castello per cercare di capire che teneva la principessa, ma nessuno ci riuscette. Un giorno un orco arriva al castello e subito poca roba ricette: O sacci che tiene, è una pulce. subito a roba l'orco ha acchiappato la pulce e ha sdraiato la principessa e ha sfogliato, facendosi una pelliccia. Il re fa sposare la figlia per l'orco e gli a vivere in una palude, rinda a casa dell'orco. La principessa era scontenta e appaurata e il marito tornava a casa ogni volta per un cristiano che si era mangiato. Non mangiava niente e pensava che ogni giorno il marito se la potesse mangiare pure esso. Quindi ricetta l'orco: io non posso mangiare cristiano. Se non mangi, muore. Può portare qualcosa che mi posso mangiare? Allora l'orco ha cominciato a cacciare i cinghiali. Un giorno, mentre l'orco era aiuta per la lunga caccia, un guaglione passato da là. Si chiamava Porziello e stava fuggendo dalla casa perché la mamma non lo trattava buono. Infatti, essa era l'unica che era nata senza potere e perciò la mamma non ci poteva uscire. O guaglione a domannato: E che ci fa una bella guaglione che sti parte? e la principessa rispondette: L'orco mi hai portato qua, ma io non ci voglio stare. Mi puoi aiutare a scappare? ma subito a roba una strega è arrivata là e ha acchiappato il guaglione. E chi si ricetta: non ti preoccupare, la prossima volta torno a te e ti vengo a salvare. O io una roba il guaglione è tornato là e stavolta per sei frati suoi: Mase, Nardo, Cola, Mic, Petrulla, Scadè e Ceccò. La principessa fu così contenta che ha cominciato a s'annamorare. Porziella ricetta: è già tornato come te varit, mo fuimmacene. Mentre se ne stava venendo, Mase, che poteva sentire tutte cose da lontano, ricetta che l'orco stava tornando e che era veloce come a che. Quando l'orco è arrivato a casa sua, capette che Viola se n'era fuggita e ha cominciato a correre appresso. L'orco era così veloce che raggiungette in un attimo. Allora Nanda, che teneva i poteri dell'acqua, facette comparire una grande pozzanghera d'acqua che ha mischiato col sapone e l'orco caretta. Ma l'orco tornato a casa e si spannette i piedi con la crusca e corrette una volta, riuscendo a passare la pozzanghera di sapone e acqua. L'orco riuscette a raggiungere e allora Cola, che teneva i poteri roffier, spannette un sacco di lame che facettero tagli piccirilli e i piedi l'orco. Allora l'orco tornato velocemente a casa e si mettette in armatura di fierra e in accetta e tornato a rete. L'orco riuscette a superare il lama e raggiungette. Allora Micco, che teneva i poteri della terra, facette crescere tanti alberi che parevano una foresta. Ma l'orco era potente e tagliate l'albero con l'accetta. L'orco si va acchiappando quando Petrulla, che teneva i poteri del fuoco, sputatte una vampata di fuoco che ha appicciato l'orco. Chi si ingazzato come a che e è tornato a pozzare acqua e sapone per fermare il fuoco. Si spargette l'acqua da capo ai piedi e ha cominciato a correre veloce. Passato il fuoco senza paura e raggiungette una tavola tutti quanti e fermate.
L'orca stava per acchiappare Viola, quando a scadere, che teneva i poteri del prete, facette crescere un muro e l'orca rimanette intrappolato. Essa cercava di rompere il muro e piano piano ha cominciato a si rompere. Allora Cercone, che teneva i poteri del vento, ha cominciato a fare una tempesta che confondette l'orca. Era così forte che l'orca si accomigliava all'occhio. Porziella, vedendo che l'orca era in difficoltà, cacciato una balestra con una freccia e ha sparato in bietta all'orca. Chisse cadette in terra e subito dopo Porziella, con l'accetta dell'orca, ci tagliatta la capa, accidendole. Tutti quanti riuscirono a raggiungere il castello e quando il re vedette la figlia, fu così contento che dicette: Figlia mia, sono così puntuta di quello che hai già fatto. Mi può perdonare? Tu puoi sposare chi vuoi tu e puoi vivere come ti piace a te. Allora Viola contatte tutto quello che era successo e ci dicette che si voleva sposare con Porziella. E il padre dicette sì. La mamma di Porziella acconsentette e Porziella si sposate per la principessa Viola, vivendo felice e contenta.